Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi sul canale parliamo di una cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti. Sto parlando delle chitarre di produzione orientale che stanno prendendo piede sempre di più, sempre di più, sempre di più. Raga, ve lo dico, ne rimarrete stupiti. Prima di andare in profondità e farvi vedere e sentire le protagoniste di oggi, vi chiedo di lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi al canale con la campanella e scrivete un commento, fatemi sapere la vostra. Iniziamo parlando dell'altra faccia della medaglia, ovvero le produzioni americane, il top del top del top. Per chi cerca strumenti di altissima qualità è ormai scontato ridurre il cerchio della ricerca alle chitarre americane. Ovviamente se non si ha il problema del budget super ristretto. Se per una chitarra puoi spendere 200 euro, sicuramente le chitarre americane cerchi di dimenticartele subito. Lei è ovviamente l'esempio perfetto per rappresentare questa categoria. Non sto qui a ripresentarvela, farvela riconoscere, farvela risentire perché è dappertutto sul canale. Per quanto riguarda la categoria delle chitarre orientali, invece, i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato non una ma ben due rappresentanti. Questa bellissima FGN in stile Telecaster e l'ormai super famosa PRS SE 245 nel modello standard. La FGN, come sappiamo, è di produzione giapponese, mentre per quanto riguarda la PRS intanto vi rimando al video qui sopra, così trovate tutte le informazioni che vi servono. E comunque vi ricordo che è di produzione indonesiana. Ora, come hanno fatto queste produzioni orientali a conquistare così tanto il mercato? Punto 1, il metodo di produzione. Prendiamo l'esempio di FGN. Come abbiamo visto anche nel video in cui ho portato la prima FGN sul canale, ve lo lascio qui sopra, le FGN sono prodotte da Fujigen, che normalmente è l'azienda che lavora per altre aziende su licenza. Qualsiasi chitarra abbiate in mente made in Japan, Fender, Ibanez e tantissimi altri, molto probabilmente è stata fatta da Fujigen. Questa azienda ha un metodo di produzione delle sue chitarre che gli consente di mantenere il più costante possibile il livello di qualità dei suoi strumenti. Un po' perché le macchine a controllo numerico fanno il loro lavoro nel modo migliore, ma contemporaneamente c'è una componente umana che controlla il tutto, che è decisamente preparata. Di tutto il catalogo, questa è sicuramente tra quelle più accessibili. Bella massiccia, costruita molto bene, con questa configurazione single coil al ponte e humbucker al manico, che, come ci ha abituato FGN, è anche splittabile. Vi faccio sentire al volo qualche configurazione dei pick-up, così vi rendete conto di che cosa stiamo parlando.
Parlando invece della produzione orientale di PRS, come sapete la serie SE non delude mai, e questo per un motivo abbastanza semplice. Non essendo PRS a produrre le sue chitarre indonesiane direttamente, sceglie di farlo fare alle aziende che sono le migliori nel campo. In questo caso si parla della Core-Tech. Ora la domanda che sorge spontanea qual è? Se queste aziende si rivolgono ai migliori, perché costano così poco? Si parla dei migliori ma in questa fascia di produzione. Sono aziende che hanno ottimizzato la loro produzione talmente tanto che ormai la produzione in serie procede quasi da sola. La qualità, come abbiamo detto anche prima per FGN, viene mantenuta sempre costante. In tutto questo il rapporto qualità-prezzo ne beneficia tantissimo. Infatti il prossimo punto è proprio quello. Istintivamente ci verrebbe da dire che queste chitarre vendono tantissimo semplicemente per il prezzo basso, ma non è solo quello che ha fatto vincere queste produzioni. Il segreto è stato far sì che le persone fossero propense a spendere quei 200 o 300 euro in più, sempre restando in fasce accessibili, ma con la sicurezza di avere comunque uno strumento super curato. Ma come hanno fatto? Ottimizzando, automatizzando e controllando il processo industriale. Facendo così i pezzi difettosi che escono dalla fabbrica sono sempre di meno. Per questo le persone poi si fidano sempre di più. Ma il vero valore aggiunto è che queste aziende hanno scelto di non scendere sotto certi standard qualitativi, per motivi loro che noi non conosciamo, possono essere la manodopera, il costo dei materiali oppure chissà che cosa, ottenendo un rapporto qualità-prezzo, raga, devastante. Io con queste chitarre, avendole provate e suonate per un po', e anche ora tenendole in mano, sento che a livello strutturale, a livello di qualità costruttiva non ci sono problemi, e sotto le dita restituiscono un feeling veramente ottimo. Merito sì della qualità costruttiva, ma anche dei materiali che ci sono. Per i body troviamo Mogano per quanto riguarda la PRS e Tiglio per la FGN. Il manico della PRS è fatto in Mogano con la tastiera in palissandro, che su questa fascia di prezzo non è per niente scontato. Mentre per quanto riguarda la FGN abbiamo tutto fatto in acero. Una piccola chicca sulla FGN è che il radius della tastiera è variabile, ovvero inizia a 10 e finisce a 14. Questo dà alla chitarra una comodità extra, perché il radius cambia in base alla posizione della mano sul manico. Inizia un pochino più bombato e finisce un pochino più piatto. Questi strumenti così, fatti come sono, vanno bene al 90% dei chitarristi. Magari uno vuole le meccaniche autobloccanti, uno vuole dei pick-up diversi, di un marchio diverso, e va bene. Ma queste cose le facciamo anche su chitarre che costano 5.000 euro, perché non dovremmo farle su chitarre che costano 500? Punto numero 3, l'attenzione al dettaglio. Come sappiamo, nella cultura orientale e nello specifico ancora di più in quella giapponese, la precisione gioca un ruolo fondamentale. Questa cosa devo dire che su queste chitarre si nota tantissimo. Ok che il grosso del lavoro viene fatto da macchine a controllo numerico, però diciamo anche che chi le controlla sa decisamente il fatto suo. Torniamo un attimo sull'FGN perché voglio farvi vedere un po' di cose. Parlando del manico, anche qui su questa chitarra niente da dire, è super scorrevole, molto comodo, un po' strettino per i miei gusti, ma se a qualcuno piace così è perfetto, e i tasti sono posati veramente bene, oserei dire in maniera maniacale, tra l'altro sfruttando il Circle Fretting System, che è il famoso metodo di FGN di mettere i tasti non dritti ma leggermente curvi. Quindi tirando le somme la chitarra è veramente comoda. Già solo il fatto che esista questo modo di mettere i tasti sulla chitarra e che sia applicato senza sbavature è segno di questa attenzione al dettaglio che mettono nei loro strumenti. Lì dentro non ci sono solo ottimi liutai, non è abbastanza essere ottimi liutai. Lì dentro lavorano dei veri e propri appassionati di musica, in generale. È un fattore culturale non indifferente, perché mette le persone che lavorano lì dentro nelle condizioni di avere come risultato lo strumento migliore possibile per il musicista. E lo stesso si può dire della PRS. Lei l'abbiamo già vista in modo abbastanza approfondito nel suo video dedicato, ma in questo caso ci torna super comoda, perché è perfetta per spiegare e farvi vedere che le chitarre orientali, in questo caso indonesiane, meritano di essere considerate, anche perché senti che suono.
Sicuramente queste chitarre hanno il loro carattere e non devono per forza piacere. Vi lascio il link qui sotto di Musical Store 2005, così potete andare e vedere che ci sono tantissime alternative, sempre di queste produzioni. E se mai la gas avesse effetto su di voi, scrivetemi su Instagram, io sono lì pronto a distribuire codici sconto. Ora, il succo del discorso alla fine è solo uno. Sicuramente sul prezzo finale influiscono svariate cose, però ormai, raga, possiamo dirlo. Le chitarre orientali meritano tutto il posto che stanno prendendo nelle mani di tantissimi chitarristi, sia professionisti che non. Che poi, male che vada, la chitarra viene sostituita dal negozio con un altro strumento che al 99% sarà identico e con le stesse caratteristiche, soprattutto se si resta sullo stesso identico modello di chitarra. Comunque di queste cose ci sarebbe da parlarne per ore e ore e ore e ore, quindi se avete qualsiasi domanda fatemela qui sotto, che se serve facciamo anche 5000 video su questo argomento. Ma assicuratevi di lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così quando questi video escono lo saprete. Però io lo so che voi volete farmi 5000 domande, quindi vi aspetto in diretta su Twitch così ne parliamo.